Vuoi iniziare con le slot car ma hai paura di spendere troppo? Oppure hai visto piste, macchinine, alimentatori, controller, pezzi di ricambio ed accessori e a un certo punto ti sei chiesto: ok, bellissimo tutto, ma quanto mi costa davvero incominciare? La verità è che con le slot car puoi iniziare spendendo relativamente poco, ma puoi trovarti ben presto a spendere molto più del previsto se parti senza avere un'idea chiara e precisa. Perché magari parti comprando una pista semplice, però poi vuoi ingrandirla. Poi coinvolgi un amico e così ti serviranno più macchine. Poi hai la necessità di un controller migliore. E infine inizi a pensare a tutti gli accessori, ai ricambi e alla preparazione e magari anche a una pista più grande. E allora la domanda giusta non è solo quanto mi costa iniziare. La domanda vera è: qual è il modo più intelligente per incominciare senza buttare via i soldi? In questo video proviamo a fare chiarezza. Ciao, io sono Massimo e come sempre ti do il benvenuto sul canale Slot Car Tech. In questo canale parliamo di slot car a 360 gradi, quindi non troverai solo test, unboxing, prove, preparazioni, ma anche recap di tutte le gare che andrò a fare. E soprattutto una serie di consigli pratici per iniziare fin da subito ad imparare divertendoci. Questo è il secondo video della playlist dedicato a chi vuole incominciare o sta incominciando da zero. Nel primo episodio abbiamo visto che cosa comprare per iniziare senza sbagliare. Oggi invece affrontiamo uno dei quesiti più importanti. Quanto costa davvero iniziare con le slot car? Beh, ti dico subito che non ti darò una cifra unica perché questo sarebbe sbagliato. Ti darò però delle fasce, degli esempi e soprattutto un ragionamento per capire che cosa ha veramente senso comprare subito e cosa invece puoi rimandare. Tutti siamo partiti dalla pista di casa. Secondo me più o meno tutti siamo partiti in questo modo. Magari non enorme, magari con solo 2 macchinine, il tavolo o il pavimento della cucina, della sala, oppure anche una stanza vuota o meglio ancora il garage. Poi fai qualche giro, ti diverti ed inizi subito a migliorare. E a quel punto succede una cosa decisamente normale, ovvero inviti un amico. E qui nasce il primo grande dilemma. Che cosa faccio adesso? Continuo ad ingrandire la pista di casa? Compro dei pezzi? Prendo altre macchinine? Cerco di fare una pista più seria? Oppure mi rivolgo a uno slot club? Questa secondo me è una delle prime scelte importanti perché cambia completamente il budget. Avere una pista casalinga semplice è una cosa, avere invece un circuito stabile, magari grande, montato bene, con alimentazione seria, tavolo stabile ed accessori vari è sicuramente un'altra cosa. Andare in uno slot club è ancora un'altra strada. E attenzione, non esiste una risposta uguale per tutti. La pista di casa chiaramente è bellissima perché la monti quando vuoi, ci giochi quando vuoi, puoi farla provare a parenti, amici, figli e puoi anche sperimentare. Però chiaramente la pista di casa ha anche numerosi limiti. Uno fra tutti è sicuramente lo spazio e poi ci sono tutti i costi di espansione, manutenzione, qualità del tracciato, alimentazione, stabilità e soprattutto il rischio di comprare pezzi senza avere una vera logica. A rivolgersi a uno slot club invece ti permette fin da subito di vedere piste decisamente più grandi, sapere che esistono delle categorie, dei regolamenti, capire che ci sono macchine preparate decisamente molto più prestazionali della tua e poi soprattutto avere da chi ha più esperienza di te consigli pratici. Quindi il mio primo consiglio del video è questo: prima di investire troppo denaro, informati. Puoi chiedere a uno slot club, puoi chiedere a chi ha più esperienza di te, puoi anche scrivere qui nei commenti oppure una mail sul canale Slot Car Tech, perché magari con un consiglio giusto puoi evitare mesi di prove inutili e soprattutto acquisti sbagliati e soldi buttati. Per iniziare serve abbastanza poco. La bella notizia è che per iniziare questo sport non serve per forza investire tantissimo denaro. Se vuoi semplicemente giocare a casa, un kit pronto potrebbe già contenere tutto ciò di cui hai necessità. La pista, il pulsante o i controller, l'alimentazione e spesso anche una o 2 slot car. Questa è sicuramente la soluzione più semplice per capire se questo hobby ti piace davvero. Apri la scatola, monti la pista e inizi a girare. Il grande vantaggio è che hai tutto compatibile, non devi preoccuparti di niente. Tutto ciò che trovi all'interno della scatola
è pensato, studiato e sistemato per funzionare insieme e non devi impazzire subito tra vari pezzi, alimentatori, pulsanti strani, prese, spine e le macchine delle varie marche. Il problema però nasce quando dici: va bene, io mi compro i pezzi sciolti così risparmio. A volte sicuramente funziona, ma molto spesso, soprattutto se sei inesperto, succede esattamente il contrario. Compri i pezzi di pista, però poi ti accorgi che ti servono i controller. Allora acquisti i controller, però capisci fin da subito che la presa di collegamento non va bene con la pista che hai acquistato. E poi c'è l'alimentazione, le macchine, i rettilini in più, le curve di diverso raggio, per poi scoprire anche che magari alcuni pezzi non sono proprio quelli che pensavi o addirittura non ti servono a nulla. E così, anche se parti pensando di risparmiare, alla fine puoi trovarti a spendere di più rispetto a un kit già pronto per essere installato. Quindi per un principiante la domanda non deve essere solo qual è il prezzo più basso, ma piuttosto: con questo acquisto posso davvero iniziare fin da subito oppure poi mi manca più di metà della roba? Perché il costo reale non è soltanto quello della prima scatola. Il costo reale è vero, è alla fine quello che spendi per poter iniziare fin da subito a girare e divertirti. Analogico o digitale? Cambia molto il budget. E qui arriviamo ad un punto importante. Il budget infatti dipende tantissimo dalla tipologia di tracciato di pista che andrai a scegliere. Se parti da una pista analogica, infatti avrai la soluzione più semplice, più immediata e spesso anche la più economica. Ogni macchina infatti correrà nella sua corsia. Il funzionamento è facile da capire e la manutenzione sarà sicuramente molto più semplice. E per iniziare, secondo me, è ancora la scelta migliore. Il digitale invece è sicuramente molto affascinante. Puoi infatti avere il cambio di corsia, strategie diverse, più macchine insieme contemporaneamente sulla stessa pista, il che ti porta ad avere sicuramente dei sorpassi e una gestione della gara decisamente più evoluta. D'altro canto però costa di più proprio il tracciato, costano di più tutti i componenti che andrai ad utilizzare e spesso costano di più anche proprio le slot car e dovrai pensare di acquistarle in base al tuo sistema digitale, perché ogni vettura può funzionare su una o sull'altra pista digitale. Tutti i tracciati infatti adottano un diverso sistema di chip digitale. Quindi sicuramente il digitale è bellissimo, però lo vedo soprattutto come una seconda opzione, o meglio come un'evoluzione del classico tracciato analogico. Se stai iniziando, infatti, ti consiglierei di partire proprio dall'analogico e poi, se cerchi quel qualcosina in più, magari insieme ai tuoi amici, allora potrai, calcolando bene i costi, passare alla pista digitale. Quali sono i prezzi reali da cui partire? Ma quali sono i prezzi reali da cui partire? Beh, adesso proviamo a fare qualche piccolo calcolo insieme e dare magari qualche riferimento pratico per la scelta. Chiaramente non dovete prenderli come prezzi assoluti, perché online cambiano sempre, ci sono varie offerte dei negozi, degli stessi store online e poi anche le case produttrici immettono sul mercato sempre nuovi pezzi, sempre nuove slot car dal prezzo diverso rispetto magari a quelle uscite pochi mesi fa. Però sicuramente come ordine di grandezza generale possiamo ragionare in questi termini. Per una pista entry level, diciamo non di grosse dimensioni e magari anche in una scala ridotta, perché a parte l'1.32 che è quella più diffusa, esistono poi anche scale diverse tipo la 1.43 leggermente più piccola o la 1.24 che invece al contrario della 1.43 è leggermente più grande rispetto alla 1.32, possiamo trovare dei kit ad un prezzo decisamente ragionevole. Infatti per un classico 7 in scala 1.43 di Carrera Go possiamo ragionare di stare tra i 50 e i 100 euro. Infatti ci sono dei piccoli set che partono da 50-55 euro per andare via via sempre con piste più complicate, più lunghe, più difficili intorno ai 90, 100 e anche 110 euro. Se invece vuoi partire già direttamente avvicinandoti a quello che è lo standard del mondo slot, ovvero la scala 1.32, dove troverai sicuramente un catalogo più vasto, più ampio sia di pezzi sia di tracciato sia anche di slot car, i prezzi tenderanno
andranno leggermente a crescere. Una Polycar nella sua versione Starter Kit della lunghezza di circa 6,5 metri, quindi un tracciato già diciamo decisamente abbordabile per un uso domestico, possiamo ragionevolmente stare intorno ai 185-200 euro. Devi sempre tenere conto che potrai allungare, quindi modificare i tuoi tracciati sia in dimensione sia anche cambiando curve, aggiungendo rettilini o magari cambiando completamente la tua tipologia di tracciato con dei pezzi aggiuntivi. Lo starter kit è sempre la base di partenza, quello che ti permette di avere tutto fin da subito, iniziare a divertirti per poi permetterti di espandere il tuo circuito. Se invece inizi a ragionare con piste decisamente più grandi, magari a 4 corsie o anche di più, qui in questo caso il budget sale. Per farti un esempio, sempre rimanendo in ambito Polycar, qui una pista a 4 corsie di medie dimensioni può partire dai 380 euro ed arrivare anche oltre i 450-500 euro. Dipende sempre dal disegno del tracciato. Se invece pensiamo fin da subito al digitale, i primi set della Carrera Digital, che in questo momento è un po' il punto di riferimento per questo settore di slot car, si aggirano intorno ai 250-280 euro, per salire con prezzi anche al di sopra dei 350-400 euro. Semplificando un po' il discorso, possiamo dire che con una pista base puoi partire fin da subito con una cifra abbastanza contenuta. Con una pista di medie dimensioni, un circuito abbastanza arzigogolato, puoi tranquillamente attestarti attorno ai 250-300 euro, sempre per una 2 corsie analogica. Con il digitale o magari con piste di 4 corsie il budget va pensato con cifre superiori ai 400-500 euro, e questo chiaramente senza ancora pensare a tutto quello che potresti poi aggiungere andando avanti con questo hobby. Il budget minimo. Se vuoi semplicemente capire se questo hobby ti piace, se le slot car ti attirano, se questa passione può essere qualcosa di più, allora ti consiglio di partire assolutamente con un budget minimo. In questo caso infatti l'obiettivo non è quello di avere la pista definitiva, in questo caso l'obiettivo è iniziare a divertirsi. Quindi ti basterà uno starter kit completo con pista, pulsanti, accessori e magari anche 2 macchine a corredo. Questa è sicuramente la soluzione più semplice e migliore che puoi utilizzare per giocare comodamente a casa tua con gli amici o magari, perché no, anche con tuo figlio. Il vantaggio è che spendi poco e parti subito. L'unico limite è che dopo un po' potresti sentire la necessità di volere qualcosa di più, magari un tracciato più lungo, curve diversi, rettilinei più lunghe o addirittura vetture più performanti. Però come primo passo questo ha senso, perché se ancora non sai fin dove poterti spingere, se ancora non sai se questo hobby sarà la tua prossima passione, allora una cifra ridotta è sicuramente il passo migliore che puoi fare. Il budget consigliato. Se invece vuoi partire subito meglio, subito con una pista leggermente più grande, allora ti consiglio un budget più intelligente. Non necessariamente altissimo, ma sicuramente più elevato. Quindi una pista analogica già di medie dimensioni, magari scelta fra quei brand che possono poi permetterti pezzi in espansione aftermarket per poter allungare il tuo circuito. 2 macchine più performanti e controller un po' più sofisticati che ti danno già la sicurezza di guidare meglio la tua vettura. E poi chiaramente, se vuoi ma non è indispensabile, mettere a budget anche una piccola cifra per quegli accessori utili per un po' di manutenzione e, perché no, anche per fare qualche modifica alle tue slot car. Qui infatti non stai più soltanto comprando un giocattolo che monti ogni tanto nel salotto di casa tua, stai già iniziando con una base solida, con il pensiero di espanderla in futuro, ma soprattutto con la possibilità che ti faccia capire meglio come funziona questo hobby. Secondo me questa è la fascia migliore per tutte quelle persone che dicono: non voglio spendere un capitale, però sicuramente voglio già partire con il piede giusto. Perché comunque il rischio di mettere a budget una cifra troppo bassa è quella che poi dopo poco tempo ti serve altro denaro per ampliare la tua scelta e alla fine rischi di spendere di più, se non addirittura il doppio. Il budget è voluto.
E poi c'è, per così dire, il budget evoluto. Qui chiaramente parliamo di tutte quelle persone che hanno già le idee ben precise in testa, di persone interessate già nell'ambito dello slot car e che hanno lo spazio da dedicare per costruire un circuito di grandi dimensioni. In questo caso infatti possono entrare in gioco diversi fattori, quali ad esempio lo spazio utilizzabile, la pista molto più grande, magari a 4 a 6 corsie, gli alimentatori migliori e anche regolabili, controller più sofisticati, magari passare dall'analogico al digitale, macchine anche di diversa tipologia, non solo una marca, non solo un modello, ma anche fare un mix tra tutte queste. E poi chiaramente tutta la serie di ricambi e accessori per la pulizia e la manutenzione. E perché no, anche un cronometro o addirittura un software completo per la gestione della pista. Però attenzione, perché qui il costo sale anche di parecchio. Stiamo infatti parlando di circuiti che complessivamente potrebbero anche superare i 1000-1500 euro. Pensate già soltanto che a un software per la gestione computerizzata del vostro tracciato potreste spendere intorno ai 150 euro per il programma vero e proprio e poi altrettanti euro per la gestione magari dei tempi in cuffia, piuttosto che delle fotocellule che leggono e trasferiscono i tempi giro dopo giro direttamente al computer. E allora un acquisto di questo genere certamente è bellissimo, però deve essere ragionato prima a tavolino, perché devi porti delle domande, devi sapere innanzitutto se hai lo spazio, devi sapere se questa pista la userai, quanto la userai e soprattutto per che cosa la userai. Vuoi divertirti da solo? Vuoi giocare con gli amici? Vuoi preparare le tue vetture? Vuoi allenarti per una gara importante che dovrai correre? Sono tutte domande a cui bisogna per forza dare una risposta prima di effettuare la spesa. Slot Club: spendere meno o spendere meglio? E a questo punto parliamo di Slot Club. Circa l'80% di tutte quelle persone che iniziano a muovere i primi passi all'interno dell'ambito delle slot car pensano allo Slot Club come a un luogo dove ci si ritrova una serie in settimana per correre con gli amici. In realtà però, soprattutto per chi inizia, questo può essere molto di più. Può infatti essere un'ottima occasione per vedere materiali diversi, per conoscere persone che possono darci consigli utili, per scoprire che all'interno del mondo delle slot car ci sono diverse tipologie di vetture, ognuna con le proprie caratteristiche, che ci sono campionati, che ci sono regolamenti, che le vetture si possono preparare e si possono far andare più forte e meglio di come le troviamo all'interno della loro confezione originale. Magari scopri che ti piace di più una categoria piuttosto di un'altra, che ti piace più una tipologia di vetture piuttosto di quella che stai utilizzando a casa tua. Magari capisci che lo Slot Club è proprio quello che fa per te e quindi non spendi più i soldi solo per il tracciato, ma li dedichi all'acquisto di vetture. Oppure anche al contrario, capisci che lo Slot Club non è un posto che vuoi frequentare e quindi ti dedichi direttamente alla costruzione del tuo personale circuito a casa tua. In entrambi i casi comunque hai guadagnato preziose informazioni e ricordati che le informazioni in questo mondo ti faranno sempre risparmiare soldi. Quindi io non vedo lo Slot Club come un'alternativa alla pista di casa, vedo lo Slot Club come una scorciatoia intelligente per farti risparmiare tempo e denaro. Cosa comprare subito? E quindi che cosa devo comprare subito? Beh, se giochi a casa le cose da comprare sono veramente molto poche, anzi ti basterà uno starter kit, perché all'interno troverai sicuramente la pista che hai scelto, i 2 controller per guidare le vetture che spesso trovi già all'interno della confezione e poi l'alimentatore che darà corrente a tutto il tuo impianto. Se proprio vuoi ti basterà poi aggiungere qualche cacciavite, qualche pinzette e magari qualche ricambio come gomme e spazzole per fare quel minimo di manutenzione, perché scoprirai ben presto che sia le gomme sia le spazzole si usureranno, si consumeranno con l'utilizzo in pista delle tue vetture. Non partire subito con 1000 ricambi, non partire con tantissime vetture, non comprare soprattutto accessori che non sai ancora utilizzare. Parti con quello che ti serve davvero per girare, poi man mano che accumulerai esperienza, allora sì che sarà il momento di fare acquisti, ma vedrai che li farai molto più sensati e decisamente più intelligenti. Cosa puoi comprare dopo?
Dopo, con calma, potrai aggiungere tutto il resto. Altre macchine, altri pezzi di pista, gomme diverse per provare la mescola, spazzole diverse per capire se ti trovi meglio con delle spazzole morbide piuttosto che con quelle rigide, pick-up, oli e grassi per lubrificare perfettamente tutte le parti in movimento e meccaniche della tua slot car. Magari un controller migliore, magari passerai dal controller analogico a quello più performante digitale, ma solo quando sarà il momento giusto. E poi potrai dedicarti anche alla costruzione e l'abbellimento di tutto il tuo circuito, con box, luci, tribuni, spettatori, cordoli, reti di contenimento per le tue vetture. Insomma, potrai trasformare il tuo circuito slot car in un vero e proprio tracciato di automobilismo dinamico. Tutto chiaramente bello, tutto chiaramente interessante, ma ricordati che non tutto va fatto il primo giorno. Gli errori che fanno spendere soldi inutilmente. E ora voglio svelarti gli errori più comuni che quasi tutti, nel bene o nel male, abbiamo fatto durante gli anni che abbiamo corso con le slot car. Primo errore: comprare la pista più grande possibile senza avere ben in testa l'idea dello spazio che abbiamo a nostra disposizione. Magari non sappiamo ancora dove metterla, dove posizionarla, quanto la useremo, ma vogliamo la pista più grande. Facciamo due conti prima di acquistarla, perché chiaramente avere una pista di grandi dimensioni è sicuramente molto bello, molto interessante, ma ricordatevi che dovete fare anche i recuperi, magari dalla parte opposta della pista, magari distante, soprattutto se ci girate da soli. Secondo errore: comprare tante macchine subito. Magari avete il negozio sotto casa che sta facendo il saldo sulle ultime slot car, magari avete trovato un'offerta interessante online, magari avete capito che una determinata marca di slot va meglio dell'altra e allora vi accanite nell'acquisto compulsivo di tantissime slot car. Beh, attenzione ad esagerare, perché presto scoprirete che non tutte le vetture possono essere utilizzate magari in ambito competitivo e non tutte le vetture si comportano esattamente allo stesso modo. Se siete agli inizi, mi raccomando, andate con calma, soprattutto nell'acquisto delle slot car. Dovete prima capire quello che vi serve realmente. Terzo errore: comprare tutti i pezzi sciolti pensando di risparmiare. Però ragazzi, dovete anche calcolare tutto quello che manca. Infatti all'interno di uno starter kit non trovate soltanto i pezzi del tracciato, trovate tutto quello che vi serve per iniziare fin da subito a girare sulla vostra pista, mentre se acquistate solo i pezzi sciolti dovrete poi anche acquistare tutto quello che vi manca per iniziare a correre. Quarto errore: partire fin da subito col digitale, forse perché l'avete visto online in qualche video, forse perché l'avete trovato interessante da un vostro amico, o semplicemente forse perché il negoziante vi sta proponendo quel genere di pista. Beh, non dovete partire subito con il digitale, perché ragazzi è bello riuscire a sorpassare passando da uno slot all'altro, però per farlo occorre avere un minimo di manualità. Spesso non è così facile, perché dovrete all'inizio imparare anche a guidare la vostra vettura e vedrete che se da di fuori sembra relativamente facile, quando avrete il vostro controller fra le mani tutto sarà più difficile, e aggiungere un'ulteriore difficoltà, ovvero il cambio di corsia, non fa che aumentare lo stress e diminuire il divertimento. Quinto errore: non chiedere consiglio a nessuno. Beh ragazzi, non fate questo errore. Se avete dei dubbi, delle difficoltà o non sapete come fare una determinata cosa, mi raccomando, rivolgetevi all'amico che magari ne sa qualcosina in più di voi, che magari ha iniziato con le slot car un po' prima di voi. Rivolgetevi nel vostro slot club di fiducia, se ne avete uno vicino a casa, oppure scrivete anche qui nei commenti sul canale Slot Car Tech o direttamente alla mia mail, ma mi raccomando non fate di testa vostra. Spesso commettiamo errori solo per non aver chiesto il consiglio giusto. Sesto errore: comprare pezzi usati senza aver controllato prima quello che c'è all'interno della confezione. Beh ragazzi, questa è capitata anche a me. Ho comprato infatti ad un mercatino ad un prezzo veramente interessante, intorno ai 30 euro, una vettura, per poi accorgermi una volta arrivato a casa che mancava di tutta la sua parte meccanica. Insomma, una vettura completamente inutilizzabile, una cifra buttata al vento. Ed è capitato anche all'interno dello slot club, questa volta non con delle vetture ma con dei pezzi di pista. Una volta acquistati dei pezzi di pista Ninco usati, ci siamo accorti che al transito delle vetture su questi pezzi, queste perdevano letteralmente corrente. Insomma, non potevano essere montati all'interno delle nostre piste e alla fine li abbiamo dovuti togliere. Un acquisto che non ci è servito a nulla se non per farci spendere soldi inutili. Settimo e l'ultimo errore: il fatto di pensare che più si spende più ci si diverte. Beh ragazzi, questa è quasi sempre il contrario, perché più si spende più si acquistano cose sofisticate che
che alle volte non siamo ancora in grado di gestire e quindi il divertimento, invece di aumentare, scende quasi a zero. Ricordatevi che nel mondo delle slot car il divertimento dipende non tanto dalle prestazioni della vettura quanto più dal gruppo che si forma all'interno dello slot club, dagli amici con cui vi divertite e anche, perché no, dalle scelte sensate che farete da questo momento in poi. La mia combinazione consigliata. Se oggi dovessi dire a una persona che muove i primi passi all'interno del mondo delle slot car o che si sta avvicinando a questo fantastico hobby, gli direi questo: parti con una pista analogica a 2 corsie, magari di medie dimensioni e magari che ti dia la possibilità in futuro di poterla espandere con dei pezzi in aftermarket. Quindi scegli tra le marche disponibili quella che ti dà la possibilità di acquistare pezzi sciolti. Prenditi anche solo 2 macchine, ma con una meccanica di tipo professionale. Vedrai che così non avrai nessun problema, potrai metterli in pista ed iniziare fin da subito a girare divertendoti. Usa un alimentatore affidabile, possibilmente regolabile, e poi un controller facile da gestire. Non partire subito con un controller di tipo digitale, spesso questi sono indicati per chi gareggia, per chi è abituato alle competizioni e sfrutta la macchina fino all'ultimo centesimo. Per te che sei agli inizi, meglio un controller analogico, più facile da gestire e da comprendere e sicuramente ti darà maggiori soddisfazioni. Mettiti da parte un piccolo budget sia per le piccole riparazioni che magari potrebbero capitare alla pista e alla macchina, ma anche per darti la possibilità di acquistare già in futuro la prossima tua slot car. E se poi vuoi fare un passo ancora più intelligente, mi raccomando, vai nello slot club più vicino a casa tua e inizia fin da subito a confrontarti con chi lo frequenta. Quindi quanto costa correre davvero con le slot car? Sicuramente abbiamo visto tutto il discorso degli starter kit, però in giro ci sono anche le confezioni dei pezzi sciolti, dei pezzi separati per costruire il vostro circuito esattamente come lo pensate. Queste confezioni normalmente contengono 2 pezzi di pista, che siano 2 curve, 2 rettilinei, 2 mezzi rettilinei, e il loro prezzo varia più o meno tra i 5 euro e i 12 euro a confezione, quindi mediamente tra i 2,50 euro fino ad arrivare ai 6, anche 7 euro al pezzo. A questo va aggiunto sicuramente un buon alimentatore. Qui ci aggiriamo intorno ai 70-100 euro, perché dovete prendere un alimentatore almeno con 10 ampere di spunto e poi che abbia il voltaggio regolabile, così potrete sì metterlo a 12 volt come sono praticamente quasi tutte le piste, però potrete anche, soprattutto se siete all'inizio, decidere di correre con una corrente leggermente più bassa, il che vi agevola soprattutto se siete nella fase di apprendimento. E adesso parliamo di macchine. Queste hanno un prezzo decisamente variabile, le trovate a partire dai 60-65 euro fino ad arrivare anche agli 85-90 euro per quelle più professionali. Lasciamo stare per il momento tutte le vetture handmade, quelle fatte a mano, perché ci sono vetture, ad esempio come nel caso di Modelant, che possono anche costare oltre i 250 euro, ma sono esemplari quasi unici, numerati, siglati e costruiti interamente a mano. E rivolgetevi piuttosto anche a tutta quelle serie di vetture pensate e dedicate proprio per chi inizia. Ad esempio Policar ha una serie di vetture denominata Home Series, dal costo leggermente inferiore, dalle prestazioni più calmierate, che però vi dà la possibilità di iniziare con un budget minimo. E poi il controller, come dicevamo, io non partirei da un controller digitale che ha un prezzo che si aggira dai 250-300 euro a salire, solo i controller anche dal costo intorno agli 800-900 euro, ma vi direi piuttosto di partire da un controller di tipo analogico. Se trovate ancora un vecchio Parma piuttosto che un MB, qui le cifre sono intorno ai 70-110 euro a seconda del modello. Insomma, per partire in modo adeguato con una pista analogica a 2 corsie, la vostra macchinina preferita e il vostro controller, siete intorno a una cifra che può variare dalle 600 ai 700 euro. Quindi, come vedete, tutto sommato la scelta di rivolgervi a uno slot club non è poi così del tutto insensata. Infatti queste strutture hanno normalmente una quota di iscrizione ben al di sotto di queste cifre e vi permettono di poter girare fin da subito su circuiti di grandissime dimensioni. La cosa importante comunque è iniziare fin da subito divertendosi.
Nel prossimo video di questa serie andremo a vedere ancora più nel dettaglio la differenza tra tutte le piste. Capiremo le differenze tra analogico e digitale e andremo anche a comprendere il perché dovreste scegliere una piuttosto che scegliere l'altra. Quindi se sei all'inizio, mi raccomando, salva questa playlist dedicata a chi sta iniziando con il mondo delle slot car e mi raccomando, metti un like ed iscriviti, così non perderai tutti i prossimi aggiornamenti. Noi come sempre ci diamo appuntamento sempre qui su Slot Car Tech per il prossimo video.